E rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i Romantic Tarot. Di conseguenza parleremo prettamente d'amore. Ci dunque occuperemo di una storia che appunto voi avevate e che si è interrotta, però da poco tempo. Poi successivamente a questo video appunto farò un'altra stesa che appunto riguarda una storia chiusa da molto tempo, proprio perché voi sapete che in tarologia è fondamentale fare domande chiare agli arcani in modo da ovviamente poter avere altrettante chiare risposte. Questo l'ho detto sin dall'inizio appunto dell'apertura del mio canale. Di conseguenza in questo video ci occuperemo di una storia interrotta da poco tempo, quindi addirittura qualche giorno piuttosto che appunto qualche settimana. Quindi non parliamo di mesi, non parliamo di anni, quindi una storia interrotta da poco tempo relativamente, quindi qualche giorno, qualche settimana, massimo un mesetto, non di più. Vogliamo dunque cercare di capire se questa persona tornerà da voi, quindi se tornerà a cercarvi, ovviamente nel presente come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi, i pro e i contro delle situazioni in questione e ovviamente che cosa ha nel cuore, quindi paure, desideri, speranze. Cerchiamo dunque di capire anche che tipologia di legame karmico c'è tra voi e questa persona, l'ambiente che appunto circonda in particolar modo questa persona, quindi mi auguro di no, ma eventuali rivali, e cerchiamo ovviamente anche di capire qual è il consiglio degli arcani, carta per me fondamentale proprio perché ci permette di capire attraverso quali mezzi possiamo agire per poter appunto ottenere il massimo anche da una situazione ovviamente di disagio e comunque dolorosa. E ovviamente ultima carta fondamentale è il futuro. Quindi futuro che ovviamente si definisce prossimo, ma le cui tempistiche sono di volta in volta specificate dall'arcano che verrà ovviamente estratto, perché voi sapete che ogni arcano ha appunto delle indicazioni temporali ben precise. D'accordo? Come avrete capito, appunto, io utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7 più 1, come dico sempre io, dove appunto il più 1 si riferisce proprio alla carta, a mio avviso, fondamentale di questa stesa, ossia appunto il consiglio degli arcani. Allora, io inizio a mescolare le carte, questo meraviglioso mazzo che ci riporta iconograficamente alle città deputate, in qualche modo appunto al romanticismo, all'amore, quindi Parigi, Vienna e ovviamente le due nostre bellissime città, Roma e Venezia. Vediamo un po'. Quindi per chiunque si sia collegato a questo video, per il principio di sincronicità, e abbia in qualche modo interrotto, o abbia visto interrompere la propria storia, la propria frequentazione con un'altra persona, cerchiamo di capire appunto il futuro, che cosa vi riserverà. Quindi se questa persona tornerà da voi, se questa persona tornerà a cercarvi, se vorrà vedervi. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto. Allora, io intanto, come al solito, cerco di sistemarle nel miglior modo possibile, in modo che voi possiate comunque vederle tutte per bene. Anche ovviamente man mano che poi le carte appunto verranno voltate. Allora, iniziamo dalla prima posizione, che è appunto il presente della situazione, cioè ci fa capire questa persona come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi, quindi questi giorni o appunto queste settimane di lontananza da voi. E qui abbiamo il Re di Spade. Questa persona obiettivamente ha un'energia particolarmente severa, non negativa. In questo caso è una persona piuttosto accigliata, ma non perché è arrabbiata con voi, ma semplicemente perché in realtà evidentemente sente la vostra mancanza, ma cerca di in qualche modo evitare di pensare a quello che c'è stato tra di voi, perché obiettivamente la cosa lo farebbe soffrire troppo. La caratteristica dei personaggi di spade non è quella di non avere cuore, ma è, diciamo, quella di avere il cuore momentaneamente in stand-by, cioè raffreddato, incatenato, proprio perché questa persona cerca in tutti i modi di contenere le proprie emozioni per evitare di soffrire e ovviamente, vi ripeto, in qualche modo di impensierirsi troppo. Quindi è una persona che sta cercando in questo momento, vi ripeto, in maniera severa anche, di far parlare la razionalità e la ragione. Cerca di mettere a tacere emozioni e sentimenti. Molto probabilmente perché evidentemente la vostra separazione, lo stare lontano da voi comunque gli è costato. Proprio perché una caratteristica ovviamente dei personaggi di spade è che in qualche modo hanno comunque sofferto molto e di conseguenza hanno appunto raggelato le proprie emozioni proprio per appunto evitare in qualche modo di soffrirci di nuovo. Quindi non è una persona che è indifferente a voi o al ricordo di voi, di quello che siete stati, ma è appunto una persona che sta cercando di razionalizzare ciò che è accaduto per in qualche modo evitare di provare troppo, di sentire troppo. In tarologia voi sapete che ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso, in particolar modo appunto le carte di corte, quindi re, regina, cavaliere, fante. In questo caso ovviamente abbiamo il re di spade. Re di spade e appunto re di denari possono rappresentare anche dei rivali del soggetto della stesa. Quindi questa persona potrebbe anche pensare in realtà che voi abbiate un'altra persona al vostro fianco, o comunque che ci sia un'altra persona al vostro fianco di cui lui è fortemente geloso. Ovviamente potrebbe essere una persona di cui lui conosce l'identità, quindi sa che magari voi avete un'altra persona o che state frequentando un'altra persona, oppure lo immagina. E anche solo il pensiero posso garantirvi che gli dà particolarmente fastidio, proprio perché appunto il re di spade rappresenta un rivale in amore. Quindi in realtà questa persona sta anche proprio cercando di riflettere il meno possibile, di pensarvi, tra virgolette, il meno possibile, proprio perché obiettivamente teme di essere eventualmente, in un ipotetico ritorno, rifiutato. Perché magari voi potreste, avendo interrotto la storia con lui, perché no, aver iniziato una storia con un'altra persona. O comunque anche semplicemente avere una conoscenza, una frequentazione da poco con un'altra persona. Ecco, questo obiettivamente lo ferisce. E quindi sta cercando proprio di concentrarsi su altro. Sul lavoro, sullo studio, sulla propria famiglia d'origine, genitori, parenti, proprio per evitare in qualche modo di pensare a voi. Quindi sta in qualche modo cercando di agire
in maniera molto severa sulle proprie emozioni per cercare di tacitarle, perché questa persona ha voglia, ovviamente vorrebbe ritornare da voi, perché qui abbiamo comunque un mentale molto importante, quindi comunque voi fate parte comunque dei suoi pensieri, ma pensieri che lui cerca di stemperare da qualsiasi valenza emotiva. Non è un re di bastoni, quindi in questo momento non sta pensando ad un incontro eroticamente alle stelle con voi. Non è un re di coppe, non sta lasciando parlare il suo amore per voi, i suoi sentimenti. Vi ripeto, sta agendo in maniera castrante nei confronti di se stesso, proprio per proteggersi, per non sentire, o comunque per sentire, diciamo, il meno possibile. Però vi ripeto, qui abbiamo un mentale molto forte, quindi comunque voi, vi ripeto, fate parte della sua vita e comunque dei suoi pensieri. Magari, vi ripeto, anche proprio della sua progettualità, perché appunto il Re di Spade ci parla comunque di un personaggio che, vi ripeto, non soltanto vi pensa, ma che potrebbe anche pensare ad una comunicazione. Quindi scrivervi, parlarvi, ma in questo momento, vi ripeto, sta cercando di rimanere fermo. Qual è la caratteristica anche dei personaggi di spade? È quella, in qualche modo, di tenere sotto controllo l'oggetto del proprio desiderio. Quindi, soprattutto nel caso del fante di spade, ma anche nel caso del cavaliere, piuttosto che del re e della regina, ecco, sono personaggi che tendono a spiare l'altra persona. Quindi potrebbe tenere d'occhio il vostro account, Facebook, Instagram, comunque social, oppure per esempio lo stato di WhatsApp, qualsiasi cosa voi pubblichiate, questa persona potrebbe appunto andare ad informarsene. Vi ripeto, proprio perché voi fate parte dei suoi pensieri, della sua mente, del suo spirito, ma vi ripeto, sta cercando proprio di evitare di desiderarvi troppo, di amarvi troppo, perché questa persona non vuole soffrire, non vuole stare male. E quindi pensa a voi ma in maniera molto più razionale, molto più severa, molto più rigida, ma non perché questa persona non provi nulla o non provi più nulla. D'accordo? Allora, vediamo a questo punto, in questa posizione, i pro della situazione. Quindi, che cosa c'è ovviamente di buono fra voi, su cosa potete fare affidamento in riferimento a questa persona. Appunto, cosa vi ho detto? Che questa persona potrebbe avere proprio la progettualità, appunto, di comunque scrivervi, sentirvi. E difatti qui abbiamo il fante di denari. Allora, il fante di denari rappresenta proprio le notizie, come un po' tutti i fanti, chiaramente. Però in questo caso abbiamo appunto un fante di denari che purtroppo rappresentano sicuramente delle tempistiche lunghe, cioè non è il fante di coppe o il fante di bastoni, che rappresentano appunto delle tempistiche molto più veloci. I denari invece tendono un po' a rallentare qualsiasi azione, proprio perché obiettivamente, e ve l'avevo detto con questo re di spade, quindi questo mentale molto forte, questa persona cerca di trovare il modo giusto per poter tornare da voi senza commettere errori. In questo mazzo, il mazzo dei Romantic Tarot, il fante di denari rappresenta proprio il viandante amoroso. Quindi una persona che, vedete, sta in qualche modo cercando di intonare una canzone, un motivo, proprio per in qualche modo portare l'altra persona, quindi in questo caso voi, ad accettare comunque probabilmente anche le sue scuse o il suo ritorno. Quindi questa è una persona che vuole ancora delle opportunità. Non c'è la torre, non c'è la morte, questa è una persona che vuole assolutamente ricominciare di nuovo il rapporto con voi. E questo ve lo dico già sin da subito. È chiaro che però pensa di farlo, quindi di scrivervi, con i giusti tempi, calcolando e valutando bene come, dove e quando appunto muoversi, proprio perché parliamo di denari. Questa è una persona che usa molto il mentale, una persona che usa la testa o adesso, nel presente, magari dopo la vostra rottura, sta proprio cercando di usare solo la testa, quindi non si fa trasportare dalle emozioni. E mi sembra che sia una persona che riesca molto bene in questa sua operazione, diciamo. Però vi posso garantire che questa è una persona che vi vuole sentire. Tra l'altro il
Fante di denari ci parla proprio di una persona che vi vuole chiamare per invitarvi, quindi per vedervi e per incontrarvi. Quindi parliamo di denari, qui c'è proprio un desiderio pratico di ristabilire un contatto con voi comunicativo. Però purtroppo, vi ripeto, questa persona ha la percezione di poterlo e doverlo fare fra qualche tempo. Quindi non stiamo parlando di giorni, stiamo parlando di qualche settimana. Proprio perché questa persona ha la percezione che questo non sia il momento giusto, ve lo dicevo con il Re di Spade. Questa persona vuole mettere una sorta di distacco per proteggersi, semplicemente. Vediamo però che cosa ha nel cuore questa persona, quindi desideri ma anche magari paure. Qui abbiamo il Cavaliere di Bastoni, desideri. Allora, chiaramente questa persona, se avesse la classica bacchetta magica, in questo momento probabilmente sarebbe con voi. Il Cavaliere rappresenta proprio, in particolar modo il Cavaliere di Bastoni, in accezione positiva il ritorno, in accezione negativa la partenza, l'allontanamento. Ovviamente questa è una posizione in questa stesa positiva, quindi un'accezione positiva. Perciò questa persona vorrebbe proprio tornare da voi, ritornare da voi, riavvicinarsi a voi, proprio per poter, come vi ho detto appunto con il Fante di denari, rivivere con voi dei momenti molto importanti, anche a livello fisico, perché qui invece l'Eros appunto ricompare. Questa è una persona la cui interiorità è fortemente in contrasto, perché vuole cercare di mantenere la calma, di fare l'uomo di tutto punto, di non lasciarsi andare al desiderio e ai sentimenti. Poi però interiormente è un, diciamo, perfetto coacervo, un mix di desideri, erotismo, sentimenti, passione, fuoco. Quindi è una persona che, vi ripeto, se non avesse comunque le difficoltà che lui reputa ci siano in questo momento per tornare da voi, questa persona sarebbe già lì con voi. Quindi è una persona che ha tutte le intenzioni, vi ripeto, di riavvicinarsi a voi. Nel caso in cui, perché qui abbiamo il Cavaliere che rappresenta uno spostamento, vi ripeto, non solo nel tempo, quindi ritorno dalla persona amata, ma anche nello spazio. Quindi nel caso in cui sia una persona che abita lontano da voi, questa è una persona che pensa di poter effettuare un viaggio per potervi raggiungere. Quindi qui c'è uno spostamento di mezzo proprio per quanto riguarda il potervi raggiungere e rivedere o semplicemente venirvi a trovare. Oppure potrebbe essere una persona che potrebbe avere in mente di trascorrere per esempio un weekend o qualche giorno assieme a voi. Quindi vi ripeto, questa è una persona che ha tutte le intenzioni di riprendere il rapporto con voi, perché ragazzi, ve l'ho detto, qui abbiamo il Cavaliere di Bastoni e il Fante di denari, quindi è una persona che è assolutamente presa ancora per voi, soprattutto da un punto di vista fisico e da un punto di vista erotico, e vi ribadisco il fatto che è una persona che potrebbe appunto essere particolarmente gelosa, proprio perché appunto qui abbiamo un abbinamento pazzesco di spade e bastoni, quindi chiaramente rappresentano gli elementi che maggiormente si avvicinano appunto all'elemento fallico. Di conseguenza è una persona anche molto possessiva che in qualche modo sente ovviamente di appartenervi, ma sente anche che voi appartenete a lui. Quindi c'è comunque un'intesa, un feeling, se non altro proprio erotico, veramente molto importante fra di voi. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di tornare da voi. Vi ripeto, proprio perché comunque è una persona che sente di appartenervi e che sente che comunque voi appartenete a lui. Quindi, vi ripeto, è una persona che ha tutte le intenzioni di iscrivervi e soprattutto, ve lo confermo con questo appunto Cavaliere di Bastoni, di vedervi, cioè vi vuole proprio incontrare fisicamente, vuole guardarvi negli occhi e potervi appunto riabbracciare, perché qui parliamo di bastoni, quindi chiaramente abbiamo un importante aggancio erotico. Sino ad ora non mi sono comparse figure femminili rivali, anche perché il Cavaliere di Bastoni e ovviamente il Fante di denari rappresentano generalmente persone single, quindi questa persona in questo momento non sta frequentando nessuno o comunque non ha intenzione di frequentare altre persone, al di là di quelle che possono essere magari delle banali conoscenze social, ma è una persona che in questo momento nel suo cuore e nel suo letto
non vuole nessuno e non ha obiettivamente nessuno, d'accordo? Quindi nel suo cuore ci siete voi, nella sua mente soprattutto ci siete voi, ed è una persona che desidera voi, quindi è orientata unicamente verso di voi, d'accordo? Adesso vediamo in questa posizione invece i contro della situazione, quindi su cosa non far affidamento in riferimento a questa persona e perché fino ad ora questa persona appunto non vi ha cercato, non vi ha chiamato. Vediamo un po' gli ostacoli. Qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, nel caso in cui sia una storia che voi avevate con una persona impegnata, quindi ufficialmente impegnata, questa è una persona che ovviamente ha come ostacolo l'ambiente familiare, quindi la compagna ufficiale. Anche se vi ho appena detto che questa persona difatti è single, ma single per quanto riguarda l'amore, quindi non è innamorato, ovviamente tradendola tra l'altro, della sua compagna ufficiale e non la desidera, d'accordo? Quindi non è in contrasto questo 10 di coppe con il cavaliere di bastoni e il fante di denari, proprio perché è una persona che, vi ribadisco, come ci indicavano il cavaliere e il fante, non è innamorato di nessun'altra se non di voi, non desidera nessun'altra se non voi, anche nel caso in cui questa è una persona impegnata ufficialmente, d'accordo? Quindi nel caso comunque sia una persona impegnata ufficialmente, vi ripeto, comunque rimane valida la definizione del cavaliere e del fante, quindi desidera voi e ama voi, d'accordo? Però ovviamente ha comunque pur sempre una compagna ufficiale, che in questo momento può diventare vincolante, soprattutto nel caso in cui abbiano dei figli, perché il 10 di coppe rappresenta proprio un rapporto ufficiale completo, quindi che potrebbe prevedere matrimonio, ad esempio, e anche figli. Nel caso in cui ovviamente questa sia una persona impegnata, la compagna ufficiale potrebbe in questo momento essere particolarmente guardinga, potrebbe aver notato qualcosa o in qualche modo potrebbe essere molto presente, non dico H24, ma quasi, nella quotidianità di questa persona e quindi lui fa fatica a muoversi e quindi anche tornare da voi. Nel caso in cui questa sia una persona libera, potrebbe riguardare questo 10 di coppe la famiglia d'origine, quindi mamma, papà, fratelli, sorelle. Oppure potrebbe riguardare, per esempio, la prole, quindi figli, che potrebbe aver avuto da un precedente matrimonio, che in questo momento gli stanno dando non poche preoccupazioni. Di conseguenza, il 10 di coppe ci parla proprio di vincoli imposti dall'ambiente familiare di questa persona. Cioè questa è una persona che ha delle problematiche legate all'ambiente casa, all'ambiente domestico, proprio perché è una persona che obiettivamente ha qualcuno di cui prendersi cura. Vi ripeto, potrebbero essere figli, potrebbe essere una compagna ufficiale o potrebbe ovviamente essere un genitore, per esempio anziano, che non sta bene, mi auguro di no, ma potrebbe anche essere questo il caso. Proprio perché comunque il 10 di coppe mi viene in accezione negativa, quindi è una situazione fortemente conflittuale. Nel caso in cui abbia una compagna ufficiale, sta litigando parecchio con questa donna, quindi in realtà la situazione sta prendendo una brutta piega. Nel caso in cui sia una persona libera, vi ripeto, ha delle problematiche comunque conflittuali pesanti con la propria famiglia di origine, o per esempio con dei figli avuti nel precedente matrimonio o nella precedente convivenza. Quindi ci sono delle questioni legate proprio all'ambito casa, all'ambito domestico, che in questo momento gli stanno dando preoccupazioni, ansie, blocchi anche nel tornare da voi e, vi ripeto, soprattutto molta conflittualità. D'accordo? Vediamo in questa posizione l'ambiente che appunto circonda questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di coppe, la carta delle scelte. Allora ragazzi, il discorso è valido esattamente come la carta del 10 di coppe. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, 7 di coppe, scelte, cioè questa persona sta cercando di capire se è il caso o meno di lasciare la compagna ufficiale per dedicarsi interamente a voi.
perché obiettivamente questa persona non ne può più. Ve lo dicevo appunto poco fa che il 10 di coppe in questo caso mi viene in accezione negativa, quindi la conflittualità è effettivamente molto importante. Quindi questa persona non ne può più e ha tutte le intenzioni di chiudere con la compagna ufficiale per dedicarsi interamente al rapporto con voi, perché è una persona stanca e soprattutto infelice, quindi vuole scegliere, d'accordo? Nel caso in cui sia una persona non impegnata, è una persona che deve scegliere tra tutti questi impegni familiari che in qualche modo lo stressano e ovviamente il vivere una vita nuova da un punto di vista sentimentale molto più aperta, tranquilla e serena. Cioè questa persona ha un bagaglio, un fardello familiare molto pesante che potrebbe essere stato proprio all'origine del vostro allontanamento o appunto all'origine di questa vostra separazione momentanea. O perché, per esempio, voi potreste averlo messo di fronte alla necessità di scegliere, o me o la compagna ufficiale, oppure perché obiettivamente questa è una persona che vi ha dedicato troppo poco tempo perché ha problematiche familiari di una certa importanza. Ci sono, ragazzi, queste problematiche, non è un 9 di spade o un 8 di spade, cioè non è una persona che in questo momento si sta inventando tutto o che ingigantisce i problemi. 10 di coppe in accezione negativa ci parla di problemi reali, quindi concreti e tangibili, cioè non è un folle, i problemi ce li ha realmente. Però è chiaro che obiettivamente questa persona deve effettuare una scelta, cioè deve scegliere tra tutti questi problemi e se stesso. Ecco perché, ora si spiega, il re di spade, ecco perché questa persona si è, diciamo, un po' ritirata rispetto al rapporto con voi, proprio perché sta riflettendo, perché evidentemente deve cercare di capire qual è la sua strada, cosa fa bene a lui e cosa farebbe bene o male anche agli altri, nel caso in cui per esempio debba lasciare la compagna ufficiale e magari proprio dei figli, d'accordo? Quindi obiettivamente questa persona deve effettuare una scelta che però coppe, quindi una scelta d'amore. Quindi ne vale dei suoi sentimenti, del suo cuore che abbiamo visto con il re di spade, lui vuole a tutti i costi proteggere. Quindi obiettivamente questa è una persona che ha il suo bel da fare, proprio perché, vi ripeto, ha delle problematiche di una certa importanza, di un certo peso, ma soprattutto è una persona che obiettivamente deve scegliere tra due strade, perché è una persona stanca. Ecco perché questa persona si è ritirata a pensare e sta cercando di non far parlare troppo le emozioni, sta ragionando razionalmente, perché deve capire i pro e i contro di una situazione. Vediamo a questo punto, in questa posizione, il legame karmico che appunto c'è tra voi e questa persona. Vediamo un po' cosa vi lega a questa persona. Qui abbiamo l'asso di spade, una complicità incredibile. L'asso di spade ci parla proprio di due anime gemelle, quindi due spiriti che obiettivamente si somigliano. Qui non parla tanto di erotismo, che pur c'è, perché vi ripeto, questa persona vi desidera, ma obiettivamente da parte di entrambi c'è la voglia di costruire qualcosa insieme. L'asso di spade ci parla di comunione, di intenti, progettualità similare, intelligenza similare, nonostante per esempio il percorso scolastico possa essere diverso, per esempio il vostro rispetto a quello dell'altra persona, però a livello di potenzialità siete molto simili. Vedete le cose grosso modo allo stesso modo, nonostante ci possano essere delle differenze chiaramente, perché non siete l'uno il clone dell'altro, però su questioni importanti in qualche modo potreste trovarvi. Quindi siete complementari, siete fatti l'uno per l'altra. Vi ripeto, non è un asso di bastoni, cioè tra di voi sì, vi ripeto, c'è molto feeling, l'ho detto col cavaliere, ma non è questo quello che vi lega. Non è un asso di coppe. Questa persona prova del sentimento per voi, sì certo, ma non è questo che vi lega. Questa persona, vi ripeto, sente la vostra anima affine alla sua. Come vi dicevo all'inizio, questa persona sente di appartenervi e sente che voi gli appartenete.
Sente quasi di avervi conosciuto già in altre vite, e voi lui. Sente, vi ripeto, una comunione, una comunanza, una vicinanza importante di anima e spirito. Questa è una persona che non rinuncerebbe mai a voi. Anzi, è un asso. Questa è una persona che vuole cominciare qualcosa ex novo con voi per ricominciare a vivere. Ve l'ho detto con il 7 di coppe. È una persona che vuole ricominciare a vivere. È una persona che sa di poter avere in voi non solo l'amante perfetta, la donna focosa, passionale, ma anche l'amica, la confidente, la compagna, una persona che possa anche a volte condurlo per mano di fronte ai suoi errori. Vi vede come una donna intelligente, perché parliamo di spade, con un mentale che è alla pari dell'eccitazione erotica che prova per voi. Tra di voi c'è tanta testa, c'è un'unione inscindibile, che questa persona non ha nessuna intenzione di scindere, anzi è un asso, vi ripeto, quindi è una persona che ha tutte le intenzioni di portare avanti la storia con voi. Quest'uomo ammira molto la vostra forza, vedete? Questa spada agisce in maniera temeraria, in maniera forte, decisa. Quest'uomo apprezza, vi ripeto, la vostra temerarietà, il vostro coraggio, la vostra attitudine, la vostra caratterialità, nonostante possa magari avervi portato a degli scontri, ma apprezza la vostra forza, vi stima, perché vi ripeto, vi vede una persona intelligente e questo per lui è il massimo. Voi siete l'asso, l'unica, nonostante possa avere una compagna ufficiale. Quindi questa è una persona, parliamo appunto di un asso che ha tutte le intenzioni di chiamarvi, di nuovo di parlare, perché gli assi si riferiscono alle comunicazioni esattamente come i fanti, quindi ha voglia di parlarvi, ha voglia di confidarsi con voi, ha voglia di raccontarvi tanto, anche magari dei piccoli segreti, qualcosa che sino ad ora non vi ha detto. Questa persona vuole rendervi partecipe. È un legame molto forte, ragazzi, il vostro, perché l'asso di spade tra gli arcani minori è ovviamente tra i più potenti, quindi ha una forza interpretativa molto importante. Tra l'altro parliamo di spade. Stesso discorso che vi ho fatto per il re di spade, una persona gelosa. Quindi obiettivamente è una persona che, vi ripeto, potrebbe tenervi d'occhio perché teme di perdervi e teme che voi possiate avere qualcun altro che possa portarvi via da lui. Quindi c'è molta passione, c'è molta gelosia, c'è molto erotismo. È un rapporto fisico ma anche mentale. È un rapporto molto forte fra di voi, Vediamo a questo punto il consiglio degli arcani. Allora, e qui abbiamo il re di denari. Allora, in questo caso ovviamente il re di denari non si intende appunto una persona fisicamente concreta, ma un'energia, perché ovviamente è la posizione della stesa inerente chiaramente al consiglio. Il re di denari rappresenta un'energia molto forte, un'energia determinata, ma molto concreta, discreta, anche un po' lenta, ma è una lentezza positiva per quanto riguarda la vostra storia, proprio perché il re di denari ci parla di tempistiche lente, purtroppo, come appunto il fante di denari, che rappresentano una presa di posizione, ovviamente da parte vostra, ragazzi, perché questo è un consiglio che mi ha dato a voi, appunto, una presa di posizione importante a livello concreto, perché a volte, evidentemente, se questo è il consiglio, questa persona si perde, qui c'è tanto mentale, l'abbiamo appena detto, nei meandri dei suoi pensieri. Pensa troppo questa persona, pensa troppo. Quindi in qualche modo bisognerebbe aiutare questa persona in qualche modo a rimanere lungo un percorso molto più stabile, equilibrato, empiricamente tangibile, perché vi ripeto si perde un po'
questa persona a volte in un bicchiere d'acqua, pur avendo delle reali difficoltà, ve lo ribadisco, qui abbiamo il 10 di coppe in accezione negativa, quindi non è un folle, non si inventa nulla. Però obiettivamente questa è una persona che potrebbe avere a volte bisogno di una guida. Ecco qua, ve l'ho detto appena, in questo momento con l'asso di spade. Voi siete in effetti la sua guida. Ha ragione lui a vedervi così. Perché obiettivamente è come se voi doveste a volte, diciamo, assumere il ruolo di condottiero della coppia. Proprio perché obiettivamente, evidentemente voi siete più forti, più coraggiose, più determinate, proprio come vi vede lui. E di conseguenza, obiettivamente, siete voi in grado di portare questa persona, spingendola ad una presa di posizione, attraverso delle vostre azioni. Ma azioni di che tipo? Azioni ponderate, azioni che invitano alla calma. Quindi non è un re di bastoni, non dovete circuirlo per portarlo attraverso la passionalità a scegliere, a decidere, a prendere una strada piuttosto che un'altra. Ma, vedete, dovete farlo attraverso la discrezione, attraverso il rispetto per determinate tempistiche, consigli assennati, vi ripeto, atteggiamento concreto, pratico. Dovete mostrarvi forti, dovete mostrarvi presenti nella vita di questa persona in maniera costante ed equilibrata. Perché vi ripeto, questa è una persona che a volte potrebbe un po' deragliare. Quindi, comportarsi proprio come un re di denari. Quindi un uomo forte, in questo caso appunto il re, concreto, che agisce per degli obiettivi e che li persegue e va avanti lungo il suo percorso finché non è riuscito ad ottenere tutto ciò che vuole. Così dovreste comportarvi anche voi. Quindi con forza, con sicurezza, con determinazione, ma con anche discrezione. Quindi senza colpi di testa, senza spingere sull'acceleratore. Cercate di rispettare anche le tempistiche di questa persona, guidandola in maniera molto furba, come donne sappiamo ben fare, verso una presa di posizione chiara. Ma dovete agire in maniera chiara, concreta, fate sentire a questa persona la vostra presenza, che comunque ci siete. Ovviamente solo e se nel caso in cui a voi vada bene il poter proseguire questa storia. Perché chiaramente questo è il consiglio degli arcani, che poi ovviamente la consultante, in questo caso voi, potete scegliere se seguire o non seguire. Proprio perché chiaramente, ragazzi, io lo dico sempre, la vita è vostra, il cuore è vostro, il corpo è vostro. Siete voi che avete tutto il diritto di decidere sulla vostra vita. Quindi se per voi ovviamente è giusto ed è qualcosa che vi fa star bene continuare il rapporto con questa persona, questa è la metodologia giusta per poter riuscire a portare a casa dei risultati. Quindi far capire a questa persona che voi ci siete, che siete una presenza stabile nella sua vita, anche proprio a livello di tempistiche, perché vi dicevo appunto che i denari rappresentano tempistiche lunghe, che quindi voi ci siete e ci sarete, che aiuterete questa persona accompagnandola anche nei suoi momenti di difficoltà, che siete una presenza, vi ripeto, comunque discreta, che non amate i colpi di testa, che sapete essere equilibrate. Quello di cui lui evidentemente ha bisogno, perché vi ripeto, ogni tanto questa persona si perde un po' in eccessivi pensieri e preoccupazioni, proprio perché mi viene appunto come re di spade, quindi una persona che ha un mentale d'accordo importante, ma a volte un po' troppo castrante, ve lo dicevo appunto all'inizio della stesa. D'accordo? Questa posizione ovviamente è importante perché chiaramente ci parla dell'immediato futuro, quindi se questa persona appunto tornerà da voi e secondo quale modalità. E qui abbiamo, ragazzi, qui abbiamo un bellissimo mago o bagatto, quindi questa persona vi torna? Assolutamente sì. Tra l'altro il bagatto, il mago, rappresenta delle tempistiche estremamente veloci. Allora, il mago è una carta bellissima, tra l'altro, un'altra carta, guardate, di grado 1, quindi questa persona ha proprio voglia di iniziare o reiniziare in questo caso, comunque qualcosa con voi.
In questo caso, appunto, il mago ci parla di un agire concreto, quindi questa persona vi chiamerà, vi contatterà, quindi riceverete un messaggio, riceverete comunque notizie da parte di questa persona. Agirà con grande forza di volontà, ma anche con grande astuzia, perché il mago rappresenta proprio anche le capacità comunicative che in qualche modo riescono ad ottenere dei risultati ottimi. In questo caso, vedete, c'è una sorta di illusionista, ovviamente in accezione positiva, quindi è, diciamo, un atteggiamento bonario che ha questa persona nei vostri confronti, non per imbrogliarvi, ma per riportarvi ovviamente a lui. Utilizzerà sicuramente molta diplomazia, proprio perché evidentemente questa persona sa che una buona parte delle colpe di questo vostro allontanamento evidentemente è dipesa da lui. Ma il bagatto ci parla proprio di manifestazione. Quindi questa persona trasformerà ciò che vuole. Cosa vuole? Cavaliere di bastoni, quindi vedervi, riabbracciarvi, venire proprio fisicamente, concretamente da voi. Ecco, questa persona ha tutte le intenzioni di trasformare, come appunto è tipico del bagatto, dirigere l'energia dall'alto verso il basso, che è uno dei principi esoterici chiave. Ecco, il bagatto è proprio il detentore per eccellenza di questo principio esoterico e di questa capacità, cioè tutto ciò che lui ha nel cuore, nella testa, riesce a realizzarlo concretamente, cioè riesce ad agire sul reale in maniera assolutamente concreta. Vi ripeto, agirà con intelligenza, portandovi anche dei nuovi progetti. Quindi sicuramente è una persona che in maniera molto eloquente e comunicativa cercherà di farvi capire che vi rivuole, perché il mago parla anche di conquista o riconquista, ci parla anche di seduzione. Quindi è una persona che in maniera molto consapevole riuscirà ad ottenere ciò che vuole e agirà con coraggio, in maniera però molto veloce, perché evidentemente le tempistiche sono comunque veloci rispetto a questo fante di denari che in qualche modo lui aveva preventivato, proprio perché il bagatto rappresenta proprio tempistiche veloci. Quindi potreste risentire questa persona in un lasso di tempo che va appunto da pochi giorni al massimo a 1 o 2 settimane, massimo un mese, ma proprio a tirarla, perché obiettivamente è una persona che ha tutta la voglia di stare con voi e di potervi vedere, quindi di trascorrere concretamente del tempo con voi. Quindi il bagatto di cosa ci parla? Ci parla di una nuova azione, ci parla di un moto di volontà che porta al trionfo, che porta alla realizzazione dei propri desideri. Cioè questa persona terminerà tutti questi suoi pensieri e deciderà di agire. Si lancerà in questa impresa quasi come una sorta di sfida e deciderà anche per una direzione da prendere. Quindi anche nel caso in cui questa sia una persona impegnata, potrebbe comunque parlarvi di una imminente decisione. Quindi una persona che ormai si sente capace di dominare il proprio ambiente e lo fa proprio in virtù dei suoi sogni, dei suoi desideri. Quindi una persona che agirà con grinta, con temerarietà, cercando di superare un po' tutti gli ostacoli, spinto anche, vi ripeto, dalla passione, dal desiderio. Ha tutte le capacità e le possibilità per poterlo fare e lo farà. Guardate ragazzi che il bagatto rappresenta proprio, vi ripeto, l'anima gemella. Quindi il magnetismo, il potente collante, l'attrazione, il feeling mentale e fisico che c'è tra voi e questa persona. Quindi sicuramente avrete novità da parte di questa persona, ci sarà un ritorno, ci sarà comunque un sentirvi, ci sarà un invitarvi, un vedervi. Questa è una persona che agirà sulla scorta, vi ripeto, di un desiderio, di ottima salute, di una forma anche fisica importante. Cercherà questa persona di migliorare, vi ripeto, per voi. Vuole sentirsi anche più bello, più attraente. È una persona che ha voglia di stare con voi. Ha voglia di godere della propria virilità. Perché appunto, ovviamente, il bagatto rappresenta anch'esso
l'attività erotica. Quindi non sprecherà più tempo prezioso. Questa è una persona che agirà. Vi ripeto, le tempistiche sono tempi brevissimi, quindi qualche giorno, massimo 2 o 3 settimane, un mese al massimo. Ma è una persona che deciderà di agire. Agire perché? Perché questa persona vi desidera, perché questa persona vi vuole. Quindi entro breve tempo voi avrete di nuovo contatto da parte di questa persona. Questa è una persona che ha tutte le intenzioni di riprendere il rapporto con voi. Ve lo dicevo ragazzi dall'inizio con questo fante di denari. Questa è una persona che ha tutte le intenzioni di rivivere il vostro rapporto, ricominciando. Una carta appunto di grado 1, quindi riprendendo da capo tutto il vostro percorso, proprio come appunto il percorso del bagatto. Quindi vi ripeto, entro poco tempo riavrete di nuovo un contatto da parte di questa persona. D'accordo? Di conseguenza è stata una stesa molto bella, decisamente benaurale. Io come sempre ragazze vi auguro buona fortuna, tenete duro, se volete appunto accettate, ascoltate il consiglio degli arcani, con questa energia così forte di presenza del re di denari e godetevi appunto il ritorno del vostro amato. A presto!